Pisellini, vaginelle, bentornati ad una nuova review, i video dove commento gli episodi di RuPaul's Drag Race Season 10 grazie all'originale canale Telegram di Egodome, certificato con tanto di watermark dal temibile Signor Ponza Blog. Vi basterà mandargli un messaggio gentile ed educato cercando il suo nome direttamente dall'app e lui ogni settimana vi fornirà tutti i link necessari per vedere gli episodi anche dall'Italia. E visto che Netflix ha tolto le vecchie stagioni, vi aiuterà anche a mettervi in pari ingozzandovi con i link di tutte le puntate che non avete visto. Quindi direi che si merita un grazie di cuore da parte di tutti noi, Questa terza puntata possiamo tranquillamente riassumerla con un semplicissimo What the fuck? Perché qualunque cosa vedrete vi lascerà più perplessi di Winona Ryder ai SAG Awards dell'anno scorso. Stranger things, but this award from you who take your craft seriously and earnestly believe like. Partiamo dal ritorno delle Queens nella workroom, dove Eureka è così rattristata dall'aver eliminato la sua compagna di spaghettate notturne Khloe Kardashian che sente il bisogno di dover cancellare immediatamente il suo messaggio. What the fuck? E finalmente realizza, dopo essere stata ad un passo dall'eliminazione, che forse è il caso di impegnarsi un pochino per riuscire a salvarsi. Chi invece non è per niente felice della sua posizione salva è Monique, perché secondo il suo insindacabile giudizio meritava di essere almeno tra le top e non quelle salve per miracolo. What the fuck? Sostiene che il suo primo look fatto di carte era eccezionalmente ben realizzato e che la settimana scorsa è stata unica per aver presentato un doppio look che rappresenta in pieno la sua personalità e la sua maestria con il taglio e cucito. Bitch, what the fuck? Trovo davvero molto strano che nessuno le abbia detto qualcosa, perché l'unica parte carina del suo primo abito è stata la struttura della gonna, mentre quello della settimana scorsa erano due cacchio di body pieni di lustrini appiccicati uno all'altro con del nastro biadesivo. Amore santo, baciati i gomiti che ti sei salvata. Ok, non sei stata la peggiore sulla runway, va bene, ma non eri sicuramente da primo posto. Every week, Monique thinks that she should have been in the top. If you're not getting what you think, step your pussy up. Passiamo poi alla mini challenge dove le queens devono truccarsi in fretta e furia per poi improvvisare uno spot delle barrette di cioccolato di RuPaul. Fun fact: il set di questa mini challenge è una specie di parodia di una controversa pubblicità anni 90 di Calvin Klein, dove ai modelli in pose piuttosto provocatorie veniva chiesto di pubblicizzare la biancheria intima mentre gli venivano poste domande particolarmente strane ed imbarazzanti. Le girls si ritrovano quindi a cercare di venderci queste cavolo di barrette mentre la voce di RuPaul le invita a zompettare, miagolare, scagnolinare, leccare e trangugiare la cioccolata nei modi più assurdi possibili, tipo cantando l'inno nazionale americano. Oh, can you see? What the fuck? Is this an episode of Twin Peaks? Alla fine vincono Monique, Blair e Monet, che diventano le tre caposquadra della Maxi Challenge di questa settimana, in cui le girls dovranno creare degli spot pubblicitari per delle app di appuntamenti immaginarie. Blair sceglie Miss Cracker, Eureka e The Vixen per sponsorizzare End of Days, un'app che aiuta a trovare l'amore della vita per le ultime settimane prima dell'apocalisse. Monique sceglie Dusty Ray, Cameron e Mayhem per sponsorizzare Fibster, un'app per bugiardi patologici che cercano un amore sincero. Più o meno. Monet sceglie Asia, Aquaria e Yuha per sponsorizzare Madame Butterface, un'app per quelli che hanno un corpo da urlo. Butterface. Il gruppo di Monique nelle prove è un po' un gigantesco What the fuck? A partire da Cameron, che ha insistito per fare la valletta e che sembra mezza morta come una delle signorine Buonasera di Rai 1. Monique si presenta con quei due cuscini che vorrebbe farci passare per tette finte, ma che dovrebbe prendere e bruciare senza pietà perché sono orrende. La cosa più divertente è il fatto che si autodirige da sola dandosi il via, lo stop e complimentandosi a suo piacimento. 3, 2, 1, action. She's self-directing it. Let's do that part again. Okay. Action. Great. Cut. Mayhem invece non ho capito qual era il suo ruolo e cosa stava cercando di comunicarci con la sua scena. Sappiamo solo che era un pelino inalberata perché doveva fare lei la presentatrice, ma il ruolo le è stato tolto. E Dusty invece non lo vediamo per niente. What the fuck? Il gruppo di Blair sembra essere l'unica ad aver fatto un lavoro abbastanza decente. Interpretano le classiche donnine americane borghesi e cattolicissime che in vista della fine del mondo non vogliono morire vergini. Che cosa c'è di male nel morire vergini? Questa puzza un po' di verginofobia, Tra Eureka e Craig che si menano e si slinguazzano, Blair che si marita con quello stinco di manzo di Asaf Goren, il nuovo granitico membro della pit crew che
Picchiami. L'unica che sembra non aver capito dove si trova è Vixen, che per tutto il tempo ha lo sguardo perso nel nulla apocalittico perché non sopporta il super ego di Eureka che le ruba la scena. Of course Eureka did great because Eureka's great at making all the attention on her, so... Il gruppo di Monet... What the fuck? Si presentano con quelle facce che sembrano uscite da uno di quegli incubi che fai quando hai una gastrite da manuale. E tutto sommato per fortuna che le hanno, perché le facce di Asia sono qualcosa di disgustosamente esilarante. Yuha, al contrario, si rotola su una palla a caso e nessuno ha capito bene il motivo per cui lo stia facendo. I think this is Yuha's like doo-wah moment. I could watch that a million times. Perciò in realtà anche loro non è che se la stiano cavando proprio tanto bene, Bitch, I'm on a sinking boat and I'm the only bitch with a life jacket. Adesso, io non lo so se è capitato solo a me, però da come sono state presentate le app mi sembrava che le gag gli fossero state servite su un piatto d'argento. Nel senso, tutti e tre i nomi mi hanno subito fatto pensare a delle cose su cui si poteva giocare tantissimo. Ad esempio, Madame Butterface mi ha subito fatto pensare a tutti quelli che nelle chat di appuntamenti, soprattutto quelle gay, usano splendide foto di addominali scolpiti, poi ti mandano la foto del viso e sembrano dei quadri di Picasso dipinte coi piedi da Annalisa Minetti. Stessa cosa Fibster. Quante persone mentono spudoratamente sulle app cercando di sembrare chissà che e poi sono dei poracci come tutti gli altri. Loro invece sembrano essersi rifatte paro paro lo spot di Jinx Monsoon sul profumo Delusion nella stagione 5. Se non ce l'avete presente andatelo a cercare su YouTube che c'è. End of Days non lo so perché mi ha fatto pensare a quella chat per soli cristiani che promette di trovarvi l'amore della vita e della vita eterna grazie alla religione. Giuro, non me lo sto inventando, esiste davvero, si chiama Christian Mingle. E mi sembra che il gruppo di Blair abbia pensato più o meno la stessa cosa. Quindi mi viene da pensare che in effetti bastava applicarsi un pochino per capire quali gag realmente volevano. Ma vabbè, forse è solo una mia impressione perché io sono nato cretino. Perciò vogliamo a vedere come sono andate realmente le queens durante la performance. Gruppo End of Days. Davvero carino e simpatico come spot. Blair è proprio caruccia e sa usare molto bene la carta della giovane innocentina. Eureka e Cracker se la cavano decorosamente, creando anche una bella dinamica tra di loro. Vixen invece nel contesto sembra un po' fuori luogo e sparisce proprio accanto alle altre. Gruppo Fibster. Ok, confermo che è identico allo spot di Jinx Monsoon. Cameron è decisamente troppo seria e risulta al limite dell'inutilità. Monique se la cava per il rotto della cuffia solo perché tutto stava andando a rotoli. Mayhem poteva tranquillamente non essere presente e lasciare il suo posto a Dusty, che sembra l'unica ad aver fatto un lavoro quantomeno decoroso e accettabile. Gruppo Madame Butterface. L'idea poteva anche essere carina, ma secondo me non sono riuscita ad andare oltre all'aspetto ridicolo perché di battute simpatiche non ce n'erano. Monet fa la presentatrice ma non riesce a spiccare. Aquaria ha un trucco orrendamente carino e basta. Yuha non ha per niente senso ed Asia si salva solo perché fa delle facce veramente grottesche regalandoci l'unica battuta carina. Come to Madame Butterface, where you can get yourself a cute girl like me, even though she got a hurricane face. Blair, osteria del Cigno d'Oro, paraponzi ponzipo, eleganza. Cracker, se avessi usato la gonna a gabbietta di Miss Benji, forse sarebbe stato meglio. Eureka, serving cosetta corvo nero, realness. The Vixen, I wanna see your peacock, your peacock. Monique, Call her mother Goose. però quanto è carina quella mantella. Mayhem, Dio grazie, qualcuno che ha usato un colore diverso dalle altre e che mi piace moltissimo. Dusty, oh signore ma che cosa oscena e quella parrucca non c'entra una piuma, extravaganza. Cameron, l'Amazonian uccellaccio del malaugurio e amo alla follia. She's terrific. No one? Monet, che presenta la nuova collezione primavera-estate di Swiffer Drag Edition. E mi chiedo perché il top non si collega a quella cavolo di gonna. Asia, titti pazzi per Asia. No, sul serio, ha rischiato di brutto con questo abito, ma lo trovo decisamente geniale e originale. Yuha, tutta la storia del corvo e delle rose che sono simboli e che significano qualcosa che sai solo tu, magari ce la racconti un'altra volta, ok? Aquaria, San Piccione allo spiedo che muore male sul palco, eleganza extravaganza.
Organza! Prima di continuare con la gara vorrei fermarmi a parlare di due cose che sono successe durante l'episodio, perché non posso proprio non parlarne. Mentre le queens si stavano truccando, ad un certo punto i discorsi nella workroom virano sulla religione e Blair racconta che la sua famiglia, che è molto cattolica, l'ha accettata e supportata tantissimo fin da subito. Però Dusty ci racconta che la sua famiglia non è stata altrettanto comprensiva e che dopo aver scoperto delle foto di ragazzi sul suo computer l'hanno letteralmente fatto esorcizzare per eliminare il demone gay che lo stava possedendo, costringendolo poi ad andare in uno di quei centri di riparazione per omosessuali. It was the most humiliating, awful thing of my life ever. Ed il bello di questo programma, al di là del divertimento e dei lustrini, è proprio la capacità che ha di sbattere in faccia alla gente tutti i problemi e il dolore che le persone LGBT devono subire senza mezzi termini. E trovo che sia davvero molto toccante ed estremamente importante che questo discorso abbia avuto il suo spazio all'interno dell'episodio, perché le parole e le lacrime di Dusty sono state trasmesse in diretta nazionale in modo del tutto naturale e non forzato, arrivando a milioni di persone in tutto il mondo con forza e semplicità. Tuttavia ho trovato un po' fuori luogo l'accostare questo momento delicato e prezioso con la nuova catfight tra Aquaria e The Vixen. In poche parole, Aquaria, già dall'inizio della puntata, aveva puntato il dito contro The Vixen, che aveva vinto l'episodio scorso, perché il suo best drag look è stato realizzato con una parrucca prestatale da Monique. E Vixen, che non è certo una che si lascia scorrere le cose addosso, la stende come un cencio bagnato e la massacra fino alle lacrime. Vixen handed Aquaria her ass in a gift bag. Gift wrapped, there you go, Merry Christmas. E la discussione è passata poi sul piano personale, momentaneamente interrotta dalla presenza di un ragno. What the fuck now? Riprende negli Untucked, dove le due continuano a scontrarsi come due mufloni con così tanta veemenza da indurre le altre compagne a chiedere loro di moderare i toni, perché Aquaria fa tanto la sbrufoncella per avere un grande seguito fuori, ma prendersela con Vixen, che viene da Chicago, la città delle queens isteriche, è stato un errore da parte sua, perché Vixen cerca il dramma, lo sniffa come i maiali che stanno nei tartufi, e soprattutto Vixen non è una che ci va leggera nelle liti, e appena vede un minimo di debolezza attacca con tutte le sue forze fino a smembrare l'altra persona. E Aquaria sarà anche sbruffoncella, ma non è così tanto forte. Trovo giusto questo comportamento da due ragazzini? Non proprio. Lo trovo divertente per il programma? Certamente, ma se le altre hanno chiesto di smorzare i toni, cosa mai successa nel programma fino ad ora, mi viene da pensare che ci sia molto altro che non abbiamo visto e che forse è il caso che si diano una ghiacciatina, perché se siete così al terzo episodio figuriamoci alla fine. E poi per cosa? Una parrucca? What the fuck? Ma lasciamo queste due ad arruffarsi le piume e torniamo alla gara. Alla fine la Maxi Challenge viene vinta da Asia, che è stata effettivamente divertente e ha avuto un'idea diversa per la runway, mentre nella bottom 2 finiscono Mayhem e Yuha, che non sono state per niente brave nelle clip. Il lip sync sulle note di Celebrity Skin delle Hall, che è una delle mie tante canzoni preferite. Yuha fin da subito mi è sembrata la fiera delle poracciate. La chitarrina finta suonata a casaccio come nelle peggio parodie bulgare? Really Queen? La spaccata su una canzone rock che c'entra come Salvini alla fiera dei pacifisti? Hashtag Masseria? È chiaro che Mayhem vince facile. Avrebbe potuto anche non impegnarsi per niente anziché darci un lip sync come si deve, con quelle lenti a contatto bianche che ci stavano di brutto e strappandosi via il vestito cantando "Vuoi un pezzo di me?". Sicché la copia cinese di Bianca Del Rio ci saluta per sempre e penso che la cosa non mi dispiaccia più di tanto, anche se speravo che potesse rivelarsi valida come la Bianca originale. Quanto sono ingenuo. Ma io voglio sapere voi cosa ne pensate di questa puntata. Fatemelo sapere con un commentino qui sotto e tenete d'occhio il mio nuovo canale GIF Cat con tutte le mie nuove GIF che potete utilizzare su tutti i vostri socials. C'è il link nella descrizione del video. Come sempre non dimenticatevi di iscrivervi al canale e ci vediamo ai prossimi video. Bye!